Il vostro portatelefono, come si chiama? Il treppiede? Il 3C. Ecco, vediamoci i pezzi. Che credo sia di... Sì. Col Cotral, guarda Armando, questo te lo prendi tu per tornare. Vado qua, zia. Qua a destra, vai. Io il navigatore per ora lo riesco a leggere. Finiva l'autogrill, mangiamo un Apollo. No, l'Apollo te lo mangi te. Lo mangio sì, anche perché Pieraldo vola, fa il più grande Apollo. Guarda che sole, che sordido Nanni, che profumo di rose, di garofoli e panzè. Come tutto un paradiso, di castelli sua così. Io vedo un grande fermento. Il primo che ha iniziato a rismuovere questo territorio è stato Daniele con la cantina Ribelà e poi da lì siamo partiti con Paolo di Colle Formica, io, insomma, adesso sono 6-7 persone che cercano di tornare a una genuinità del prodotto. Vedo anche giovani che a 25 anni decidono di intraprendere questo lavoro. Nella parte sud, verso le zone industriali, vedi molti terreni che erano bellissimi vigneti, adesso sono discariche abusive. Nel giro di 5-6 anni io qua ho visto cambiare la valle. Ecco, vedete i cartelli vendesi. Questo pure è abbandonato, guarda che belle viti di una certa età. Dovrebbe ritornare reddito in quella zona e reinvestire in agricoltura, anche se fossero kiwi o oliveti e altre cose. Tra di voi, torretta, chiama liane, non si può fare? Non lo so, non ci ho mai pensato. Teniamoli, no? I ragazzi dicevano di occupare qualche terreno. Occupiamo! Daniele, io lo sai, ce la scommette tutta, se volevo famo quello che volevo. Per un certo tempo da ragazzo ho creduto nella rivoluzione come credono i ragazzi di adesso. Adesso comincio a credersi un po' meno, quindi a queste palingendici non si può più credere. Sono in questo momento apocalittico, cioè vedo di fronte a me un mondo doloroso e sempre più brutto. I giovani non ci sono più. Gabriele è una persona rara, nel senso che ci piace, ha una cultura veramente interessante. Quando parla lui è veramente un cultore. Non basta travestirsi e fare una rievocazione storica una volta all'anno per dire che qui si fa così, ma evidenzia anche delle problematicità come l'accesso alla terra, come la mancanza di vigne in affitto. Questo viene dal fatto che la maggior parte delle persone che fanno viticoltura qui comunque conferiscono uva alle cantine, a quelle che dovevano essere cantine sociali, che sono nate come cantine sociali e che adesso non sono più, sono diventati gruppi, sono SPA. Ho tutto in cantina sociale, perché mia moglie è socia a Fontana Candida. Ah, è tutta questa vigna qua? È tutta, sono quasi 3 ettari, arriva fino a su di là. La cantina sociale di Velletri è fallita forse quando abbiamo iniziato una decina d'anni fa. Ma è un buono o è un male che la cantina sociale è fallita? Esatto. Io penso che sia un male. Pagate le spese, tutto quanto quello che rimaneva veniva distribuito ai soci. Quindi praticamente non c'era profitto, se vogliamo. Cantine sociali, grandi aziende, poi figlio del vignaiolo comincia a guidare la metro, l'autobus e quindi comincia a diventare un lavoro, diciamo, sempre più metropolitano. Perché lui qui è nato, poi si è trasferito a Roma, io con le mie sorelle siamo nati a Roma, insomma noi siamo dei cittadini. Io era tanti anni che pensavo cosa fare per mantenere qui, non mi ero mai accorto che c'era l'uva. Noi ci dobbiamo immaginare una via Veneto negli anni 60 che beveva al Frascati, perché era così. La sera scende sulla strada più famosa di Roma, con una brillante morbidezza di colori che il bianco e nero della fotografia può solo suggerire. Successivamente col boom economico comunque tutti sono andati in città, sono andati comunque a fare professionisti, a avere l'impiego fisso, a avere più serenità in quel senso. Invece credo che stiamo tornando in una zona di depressione. Speriamo in un futuro, no? Non lo sappiamo il futuro come sarà. La parola speranza è cancellata completamente dal mio vocabolario. C'era bisogno per soddisfare quella richiesta, perché poi l'americano tornava e
e voleva Frascati. Il vino che consumava Roma era il vino dei Castelli, insomma. Castelli, esatto. Quindi, e anche questo fatto di avere qui a Tendone, qui si chiama questo Tendone, impianto, infatti, è stato importato qui nei Castelli negli anni 70. Era fatto perché si lavorava di meno, si poteva produrre un po' di più lavorando di meno. Allora abbiamo cominciato a aumentare la resa per ettaro, abbiamo cominciato ad irrigare le vigne. Il Frascati ebbe un boom incredibile. La vicinanza alla città avrà influito. La vicinanza a Roma ha messo in condizione tutti di poter vendere facilmente il vino. Secondo noi, questo potrebbe essere il futuro. Festa dell'uva a Marino. Trionfano Bacco e Arianna. L'abbondanza scende dalla grande botte in grappoli dorati. Bacco rinasce nella gioia. Oggi c'è da bere per tutti, basta avere un bicchiere. E si stanca certo prima chi mesce di chi beve. Così fino a sera, quando torneremo a Roma cantando. Più quantità si produceva e più le cantine hanno iniziato a pagarla meno. E quindi è diventato proprio un circolo vizioso tremendo. Invece prendersi il rischio di dire guarda cosa facciamo sui castelli, quando poi tanta gente beve Toscana e non ti dice niente, invece se beve Castelli è più pronta a dirti non mi è piaciuto. Beh, quello è anche dei produttori quando non facevano i vitigni del posto, cioè paura e sentirsi inferiore. Esisteva il primitivo qui, capito? Quindi non è un vitigno importato in questi ultimi 10 anni, no. Se giriamo l'obiettivo vediamo quello che è successo alle vigne dei Castelli. Buongiorno. Mio nonno mi diceva che il vino si faceva pure con l'uva. Ma è vero? E come si fa? Non lo so che ci mette. Ma bevi un pochino, sì? Sì, un pochino sì, pensate il vino da un contadino proprio ancora. Chiamavo contadino, non so quello che produce il vino. Buono, eccetera. Sì, buono. Buonissimo. E se no lo berrei, insomma. Fai un bottiglio e lo fai per te? No, faccio per casa. E ti basta quest'anno per il consumo? Voglia. Cazzo, lo devi curare. Mi faccio i bagni, mi faccio. Col vino. Battuta. C'è tanta monnezza, però devi scegliere. Come la verdura, come tante altre cose. C'è quello che dice che ha la sua verdura, ma quale sua? Va a comprare ai mercati generali, poi la porta qua, ma quale sua? Chilometro zero, hai fatto i pochi chilometri per andare a Pia. C'è sta pure la riccia che, vabbè, la riccia. Pure là però fiaschette, no, di vino, che pure là c'è di tutto tranne che l'uva, mi sa. Se tu vai a mangiare la riccia, ci stanno tutti quei fraschetti, chiamano quelli che tu uguali. Poi ti portano che la roba che vanno a comprare lo spin e ti devi sapere difendere. Adesso il leone e la gazzella la mattina. Sveglia del leone, che è meglio, che la gazzella se lo deve sempre a correre. Era rinomato perché si portava i fraschetti, il Roma, mio nonno partiva col carrello, andava giù con le cose a portare i cosi. Solo che partivano con 1000 litri e se ne vendevano 1500. Mettevano l'acqua. Sai qua al bar come si dice? Dillo. Siete certi figli della miglia. Figli della miglia, ma pure a Roma si dice così, eh? Si dice, sì, anche dalle mie parti. Ma quindi è più buono il vino di prima che nostro figlio? Ma per me, insomma, diciamo, il vino di prima, se lo facevi bene con l'uva giusta, era come quello di oggi. Ah sì? Sì. Cioè è normale che la gente normale si approccia a vini più commerciali. Cioè, è normale questa cosa? Penso che di sì. Però sta un po' cambiando. Sta un po' cambiando. Però se ci pensi, cioè è assurdo perché a Roma si beve poco vino di Roma. Sì. Quindi l'80% all'estero vendiamo in Francia, vendiamo in Danimarca, in Olanda. Ma non a Velletri. La ristorazione è cambiata, i vini dei Castelli non sono cambiati, i ristoratori hanno preferito prendere i vini di altri territori perché la qualità dei vini del nostro territorio non era all'altezza di quella cucina, di quell'offerta ristorativa. Quelle poche relazioni che ho con qualche ristorante è davvero complicato. Certo, ci sono fortunatamente i giovani che sanno che cos'è il vino artigianale, il vino naturale, quindi sono sicuro che sicuramente andrà sempre meglio. Ecco. Poi giustamente noi dei Castelli, del Lazio in generale, abbiamo iniziato a fare dei vini buoni, ma quelli avevano già preso grandi fette di mercato, quindi secondo me la colpa non è né è di tutte e due come non è di nessuno dei due. Immaginare che mio nonno, qualcuno a New York o a Tokyo beve il suo vino, penso lui esatto, stavo pensando. sta sorridendo nella tomba probabilmente, sì. Penso. Sarebbe forse più contento il ristorante qua dietro, forse da qualcuno a Belletti, vero? Ah, un po' tutto, dai, entrambe le cose. Quando è bello rosolato, sì, lei ci mette una bella schizzata di vino. Poi dirà bello sto vino bello che proprio che viene il pollo croccante, proprio dorato. Quando che il pollo è dorato, mettete giù il pomodoro,
fate coce bene sto pomodoro bene, quando è bello fitto vi è sto pollo che è un amore. Ma meglio della champagna e il vino. Devi saper lavorare il legno, ma devi saper lavorare anche il ferro, quindi... Un scalpello è stato fatto. Sì, si vede questi proprio i tagli, sì, eccoli. Potare la vigna, lasciare lo sperone. Ma se tu tieni tutto in equilibrio, la natura sa quello che deve fare. Di suoli diversi, tutti d'origine vulcanica, perché ci troviamo esattamente su questo grande vulcano dove si vede bene il cratere iniziale. Ma quindi tutto ciò è stato fatto per il vino? Sì, solo per il vino. Quindi a maggio portavano il vino giù, perché la temperatura qui è fresca,